Eccoci qua ragazze mie e ragazzi per continuare la spiegazione sugli arcani maggiori, scusami, sugli arcani minori. Oggi facciamo i bastoni, ok? E mi ripropongo di farlo in modo semplice, conciso, diretto, altrimenti avrei dovuto analizzare per ogni carta tutta la simbologia della carta, avrei fatto, come vi ho spiegato negli altri video, un'ora per ogni carta. Quindi io mi sono ripromessa e riproposta di farla semplice, concisa, diretta, così che voi possiate avere le informazioni, un po' di informazioni e poi accedere alle vostre intuizioni. Per supportare tale lavoro utilizzerò i miei oracoli lui-lei, proprio perché sono per l'amore, e quindi per avere una visione più ampia è quello che ci vogliono dire i maestri attraverso i miei oracoli lui-lei per completare la spiegazione dell'arcano. Allora, ragazzi miei ragazzi, i mazzi, sì, le mazze, appunto, cioè i bastoni, sono tutti segni di fuoco, sono l'impulso, sono l'energia, sono la forza vitale, ok? Partiamo dall'asso di bastoni. Allora, l'asso di bastoni mi parla, tutti gli assi mi parlano di opportunità, nuovi inizi, una nuova opportunità, un nuovo inizio o un inizio. In questo caso l'asso di bastoni è un inizio, un impulso che si manifesta, è un'energia attiva, vitale, ha a che fare con un'opportunità energetica, di passione, di impulso, di parlare, di fare qualcosa di nuovo, ha a che fare con molta allegria il fuoco dei bastoni, molta allegria, molta eccitazione, molta gioia, va bene? È un'opportunità, nel caso dell'amore un'opportunità di inizio, un nuovo inizio, va bene? Sì, io i tarocchi non li leggo al contrario, nelle mie stese a croce li metto al blocco quando mantengono sempre lo stesso significato dell'arcano, come in questo caso un'opportunità, però se è al blocco, magari un'opportunità che non si vuole cogliere in quel momento, bisogna farsi questa domanda. O che qualcuno non vuole cogliere se è al blocco, che non si può cogliere, è un'opportunità di grande passione, di impeto e di fuoco, no? Il fuoco, proprio la simbologia del fuoco, come arriva, può bruciare in positivo, va bene? Ma come anche non si vuole cogliere questa opportunità se è al blocco. Ok. Un'opportunità di gioia, di qualsiasi natura sia, è un'opportunità di gioia, una nuova opportunità, è un inizio. Vediamo in questo caso i miei oracoli lui-lei cosa ci vogliono dire rispetto all'asso di bastoni. E anche eccitazione, fermento, eccitazione, di fare qualcosa di nuovo, ok. A differenza dell'asso di spade, che è un'opportunità di parlare, di chiarire, chiarezza mentale, essere onesti con l'altra persona, con se stessi, però a livello proprio di mentale, di parole, i bastoni hanno a che fare con un'opportunità di qualsiasi natura sia, che è eccitante, che è bella, che va bene non solo di parole, ma anche di un fermento interno. Ok. Vediamo per completare la spiegazione cosa ci aggiungono gli oracoli lui-lei. I miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Ti amo. In questo caso abbiamo una persona, qualcuno che dice ti amo e vuole un'opportunità proprio perché è innamorato o innamorata. C'è una persona che dice ti amo e vuole iniziare un'opportunità, vuole un'opportunità nuova, è piena di entusiasmo, piena di gioia di vivere e vuole questa opportunità. Va bene? Ok, andiamo a vedere adesso il 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni mi parla di una persona che sta pensando tantissimo, che osserva tantissimo alla distanza qualcuno e sta pensando a che decisione prendere rispetto a questo qualcuno. O mi parla di una strategia da prendere, no? Ci sono due bastoni, cosa faccio? Questo o questo, ok? Una persona che guarda il mondo, quindi una persona che sta guardando a distanza un'altra persona, va bene?
e sta pensando cosa devo fare, ma nel frattempo viene dopo l'asso di bastoni, quindi ha già il fermento, l'impulso gli è arrivato di fare qualcosa. E soprattutto una persona che osserva prima di agire, ma osserva, 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 pensa, pensa, che strategia devo fare, cosa devo fare, qual è la strada migliore da prendere? Sono già animato dall'impulso dell'asso di bastoni, cosa devo fare adesso? Intanto osservo il mondo, oppure osservo una persona a distanza e penso a qual è la migliore strategia da usare, qual è, che cosa devo fare. In tutti i casi, sia il 2 di bastoni che il 3 di bastoni, lo vediamo adesso, parlano di un'apertura di cammino. Quando per esempio il 2 di bastoni è positivo, apertura di cammino rispetto a un'opportunità d'amore. E in questa apertura di cammino ha a che fare con una decisione da prendere rispetto però alla voglia di fare. Mm? Ma anche e soprattutto una persona che a distanza, che osserva, 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 osserva il mondo, quindi osserva sui social anche, no? Quindi osserva tantissimo e pensa. Mm? Ancora non si è mossa la persona col 2 di bastoni, si muoverà a piccoli passi col 3. Un piccolo passo col 3 di bastoni. Vediamo cosa ci dicono i miei oracoli, lui, lei, rispetto a questo. Quando il 2 di bastoni al blocco, come anche il 3 di bastoni al blocco, può esserci una distanza che può giocare un po', può essere un po' difficile, va bene, quando è al blocco, ci può essere questa distanza. Vediamo un po' cosa hanno da aggiungere. Se per esempio 2 di bastoni esce una stesa di amore, stiamo chiedendo cosa prova per me, cosa no, in che energia sta nei miei confronti, esce un 2 di bastoni, è una persona che ti sta osservando tantissimo alla distanza prima di fare un'azione. Però ti osserva sui social, qui c'è una persona col mondo in mano, il mondo è contraddistinto dal social, no? E ti pensa fino all'inverosimile, ok? E ti osserva. Vediamo un po' cosa ci aggiungono i miei oracoli, lui e lei, rispetto al 2 di bastoni. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Qua c'è una persona che alla distanza o anche in un silenzio, magari c'è distanza e silenzio col 2 di bastoni, perché non c'è azione ancora, no? Qua c'è una persona che da quando ti ha incontrato si è reso conto che mai nessun'altra al mondo avrebbe più contato allo stesso modo. E quindi cosa gli fa pensare questa frase? Gli fa pensare che deve prendere una decisione, uno dei 2 bastoni. Quale decisione devo prendere rispetto a questa emozione che provo? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. E quindi anche se abbiamo un'altra persona, il 2 di bastoni in alcuni casi può anche prefigurare 2 persone e si sta pensando a quale scelta fare. Con i nostri oracoli lui lei ci dà subito l'indicazione che questa è una persona che pensa che una delle 2 persone non conta più come contava prima, ma conta la persona a cui sta pensando. In questo caso, se chiedi per te cosa prova per me, cosa sta pensando, è questo. E quindi è una scelta il 2. Tutti i 2, ricordiamo, sono un po' di indecisione e un po' di scelta. Va bene, anche la papessa che è un 2 è un'indecisione come arcano maggiore, no? È una scelta da fare, quindi penso che scelta fare. Tutti e 2 sono la dualità, 2 persone, 2 di denari, 2 di bastoni, 2 di spade. Anche il 2 di spade può essere una scelta. Il 2 di coppe invece è proprio quando sta al blocco, è una scelta tra 2 persone, può essere. Oppure l'amore non fluisce tra l'uno e l'altro, però comunque, e quindi come devo fare per far fluire? È una scelta, va bene? In questo caso, da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. E quindi faccio una scelta in conformità a questo che sento. Ok. Adesso andiamo a vedere il 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino, come il 2, ma il 3 ancora di più. C'è un'apertura di cammino a livello amoroso, finalmente un'apertura di cammino. Tale apertura di cammino
qua abbiamo una persona di spalle, presuppone che mi metto alle spalle un passato, una situazione di qualsiasi natura sia. Qua ci sono già le barche che arrivano, la persona che è pronta a prendere la nave, la barca che la porta verso il destino, ha il suo destino, quello che ha deciso, quello che stava pensando nel 2 di bastoni. E magari sta pensando una persona che è a distanza, stava pensando che scelta doveva fare col 2 di bastoni mentre lo osservava. Qui è una persona che ha già deciso e sta aspettando la barca arrivare per prenderla e prendere la barca e andare verso la sua decisione, che può essere la persona di suo interesse, no? E il 3 di bastoni mi parla quindi di un'attesa, anche, mi parla di un'attesa, una persona che sta attendendo e di una persona che ha già fatto il passo di prendere la decisione per andare incontro a quello che sentiva nel 2 di bastoni, come abbiamo visto. Ok. Ha già fatto la scelta che stava pensando di fare nel 2 di bastoni. Abbiamo un'apertura di cammino, è una carta di grande respiro il 3 di bastoni, va bene? Si guarda l'orizzonte di grande cammino, si è già presa la decisione di guardare avanti e andare verso una decisione. E quindi mi parla anche di attesa. Se nelle stese, per esempio a croce che facciamo, abbiamo un 3 di bastoni in cuor di stesa, abbiamo un'attesa, stiamo attendendo qualcosa. Oppure che energia ha la persona nei miei confronti, il 3 di bastoni mi parla di una persona che sta attendendo prima di prendere la nave che lo porta da te, oppure prima di fare qualcosa, sta attendendo qualcosa prima di venire da te. Va bene? Una persona che sta attendendo, anche qui una persona che osserva la distanza, ma osserva un po' più concretamente della carta del 2 di bastoni. Andiamo a vedere cosa ci aggiungono i nostri oracoli, lui lei, rispetto al 3 di bastoni, per completare la spiegazione. Sono geloso di te. Qua abbiamo una persona che è gelosa della consultante e magari la osserva alla distanza, sta per fare qualcosa e la carta sono geloso di te magari ha visto qualcosa che non gli piace rispetto a te che sei la consultante. Magari è geloso e quindi sta pensando di fare qualcosa. Ha già pensato col 2 di bastoni di fare qualcosa e qua sta attendendo il momento giusto. Sono geloso di te, quindi sono geloso di te, di conseguenza sto attendendo il momento giusto che già ho pensato di fare qualcosa. È una persona che sta a distanza, il 3 di bastoni quindi mi parla anche di una persona che sta a distanza, che osserva, che sta a distanza, e in questa distanza gli provoca anche gelosia o comunque un fermento, i bastoni interno, no? Sono geloso, sono bastoni, quindi voglio fare qualcosa mettendomi alle spalle un passato e fare delle azioni in conformità del fatto che sento un'emozione forte, passionale per te o mi provochi questo. Guardandoti a distanza, sono a distanza, sento qualcosa che mi provochi all'interno. Però sto attendendo il momento giusto. Ok? Andiamo a vedere adesso il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni mi parla di un incontro, proprio schietto schietto. Il 4 di bastoni è un incontro. È un incontro con una persona, incontrarsi vis-à-vis, faccia a faccia, stare insieme e condividere un tempo prezioso insieme. Quindi è proprio un incontro, un incontrarsi. Un incontrarsi, mi parla anche di convivenza e quindi di una stabilità sotto lo stesso tetto, mi parla il 4 di bastoni. Mi parla di una persona che vuole incontrarsi, ma mi parla anche di una stabilità. Poi la stabilità totale l'abbiamo nel 10 di denari, casa, famiglia, ma questo è un inizio di stabilità, tipo una convivenza, va bene? Una stabilità insieme, una convivenza, qualcosa di ancora più marcato è il 10 di denari. Però nelle stese generalmente, poi ovviamente con tutte le specifiche si vede, il 4 di bastoni è proprio un incontro, una stabilità, no? Che non è radicata quanto il 10 di denari, è un 4 di bastoni. Quindi mi parla di incontro, l'incontro, incontrarsi. Qualcuno vuole incontrarti e ti incontrerà, va bene? Incontrarsi proprio a livello fattivo, di un incontro.
e in questo incontro si condivide tempo prezioso, va bene? È anche associata come carta l'11-11, che è proprio l'incontro della dualità in un'unica sola, in un'unica, nell'unità, associata anche alla carta delle fiamme gemelle, però io comunque con le fiamme gemelle è un discorso che vado via via a trascendere. Perché? Perché abbiamo tutti la fiamma cristica interna e quindi, avendo tutti la fiamma cristica, siamo tutti predisposti, chi si risveglia, ad avere la controparte fiamminica. Mm. Il senso qual è? Che prima le fiamme gemelle erano poche, adesso tutti i risvegliati hanno una controparte fiamminica, man mano che si risvegliano sempre di più. Quindi, mettendo da parte il discorso sulle fiamme gemelle, è proprio un incontro fattivo, un incontro, incontrarsi, vediamo una cosa insieme, ci sarà un incontro, va bene? E anche la stabilità, una stabilità più convivenza, dipende sempre dal tipo di rapporto che hanno le due persone, no? Più un rapporto stabile, io e te, prima di arrivare al 10 poi di denari. O comunque un incontro, ribadisco, è un incontro. Ok. Vediamo. Vediamo un po'. E perché, perché la casa, il 4 di bastoni è proprio la casa anche, no? Proprio la casa. Ok, è l'incontro. Un incontro prezioso, un'energia molto preziosa quella del 4 di bastoni. Cosa ci aggiungono i miei oracoli lui lei sul 4 di bastoni? Ti sto manifestando, come se fosse uscito il mago. Qui c'è una persona che vuole manifestare un incontro, proprio un incontro prezioso, va bene? Dipende sempre, no, da che tipo di rapporto avete, se vi siete conosciuti da poco, se la situazione comunque sia si sta formando o si sta riformando. Il 4 di bastoni, se vi siete conosciuti da poco, è proprio un incontro prezioso da condividere insieme. Voglio un incontro con te. Mm? E se invece state già insieme, si fanno dei piani insieme, ti sto manifestando cosa? Sto manifestando una convivenza insieme, una stabilità insieme. Una stabilità che è solo mia e tua per adesso, non c'è famiglia, ok? È mia e tua e le persone più strette, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso. Ripeto, mi sto mantenendo cauta, sto parlando poco per ogni carta, altrimenti fare un'ora a carta. Vabbè. Abbiamo il 5 di bastoni. Il 5 di bastoni mi parla di conflitti tra te e una persona o tra te e una persona e altre persone. Conflitti magari per terze persone coinvolte che non sono necessariamente ex fidanzati o persone a livello relazionale, possono essere amici, familiari, parenti, ok? Mi parla di conflitti tra te e una persona. Conflitti di che natura? Perché non ci si viene incontro, non ci si sta intendendo, non ci si sta comprendendo e quindi ci può essere un litigio, va bene? È un litigio il 5 di bastoni. Conflitti, litigio tra te e una persona, tra te e una persona perché si sono messe in mezzo altre persone, amici, familiari, parenti o può essere anche un ex fidanzato, un ex fidanzato e litigio e quindi tensione. Vediamo cosa ci dicono i nostri oracoli lui lei per completare la spiegazione del 5 di bastoni. Se per esempio cosa prova per me c'è un 5 di bastoni, è una persona che è in tensione con te, è una persona confusa, in tensione, che è fuoco, ricordiamo, quindi una persona anche passionale, che ha questa passione di fuoco, allo stesso tempo in conflitto con se stessa, questa persona. Cosa prova per me? 5 di bastoni, in conflitto con se stessa, rispetto a quello che prova per te, perché c'è un forte fuoco, ricordiamo i bastoni sono fuoco, ed è tesa nei tuoi confronti. Per completare la lettura ci aggiungiamo, per vedere qual è proprio la situazione di quello che prova, no? Per te, con i nostri oracoli lui-lei. Cosa ci dicono i maestri attraverso i miei oracoli affinché si può completare la spiegazione sul 5 di bastoni?
sto affrontando tutte le mie paure. Ok, questa è una persona che ha paura e sta affrontando le sue paure e mentre le sta affrontando è in contrasto, è in conflitto con se stessa questa persona. Perché è come se parliamo di una persona dove non ci sono altre persone in mezzo, per esempio, contrasti con amici, familiari, parenti o altre persone, e esce questa carta, sto affrontando tutte le mie paure, è una persona che sta agitata emozionalmente interno a sé. E sta affrontando tutte le sue paure. Cos'è il 5 di bastoni? Sono gli aspetti della persona interni, un aspetto dice così, un altro aspetto dice così, un altro aspetto dice così, le varie facce della personalità. Va bene? Una parte di se stessa, di questa persona, dice facciamo questo, un'altra parte dice penso questo, un'altra parte no, non dire, no, non pensare questo. Tutti gli aspetti interni in dissonanza. E cosa sta facendo questa persona nei confronti della consultante in questo momento? Sta affrontando le sue paure che sono quelle di dire no a una parte di se stesso o dire sì a un'altra parte di se stesso. Sta affrontando le sue paure, un po' di agitazione interna. Ok. Qua ci può essere anche il fatto di affrontare tutte le sue paure rispetto delle persone che si sono messe in mezzo, può essere il 5 di bastoni, no? Magari per non far dispiacere una persona rispetto alla relazione tra te e questa persona, per non far dispiacere un familiare, un amico, un parente, sta cercando di portare un po' di equilibrio in quello, non vuole dire sì, non vuole dire no, cioè è un momento un po' di tensione. Tutti i 5, ricordiamo, sono momenti di passaggio prima di arrivare al 6. Il 6 nei tarocchi è tutto un equilibrio, si esce fuori da una situazione di difficoltà. Tutti i 6 sono l'equilibrio raggiunto dopo il 5, cioè una situazione di difficoltà. In questo caso le difficoltà sono scontro soprattutto per pensarla in modo diverso, per non riuscire a giungere a un accordo, personalità differenti che si fanno prendere dagli istinti e si scontrano, ok? Qua in questo caso sto affrontando tutte le mie paure. Ok, mettiamone un'altra. Paure relative a mettere in accordo gli aspetti di se stesso interni, no? Mettiamone un'altra sul 5 di bastoni. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Allora, qua ci sono due accezioni. La stella è la carta della sanazione, come vi ho spiegato negli arcani maggiori. Sanare cosa? Queste dinamiche qui di conflittualità interna e anche con altre persone e con la consultante. Quindi questa persona, affrontando tutte le sue paure, sta giungendo, vuole giungere a una sanazione delle sue dinamiche interne e anche quello che è potuto accadere tra questa persona e la consultante, che può essere tu che stai guardando. Oltre a questo abbiamo anche una persona che può essere gelosa. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Vorrei avere 1000 occhi che ti guardano, che ti scrutano per vedere cosa stai facendo, con chi stai parlando. Questo mi crea tensione, agitazione, perché ricordiamo, il 5 di bastoni, essendo litigi, conflittualità, non ci si viene incontro, è anche gelosia nei confronti di qualcuno. Una persona gelosa può essere, no? Che questo, la gelosia può far scatenare, quindi la gelosia può far scatenare internamente delle conflittualità a questa persona. Magari ci sono altre persone che combattono 5 di bastoni per te e a questa persona gli fa salire il sangue, diciamo, perché è fuoco. Ok? Ora andiamo a vedere adesso il 6 di bastoni. Allora, il 6 di bastoni mi parla di esito, successo, mettersi alle spalle questa conflittualità del 5. Quindi nel 6 di bastoni è una persona che ha finalmente la situazione sotto controllo, cioè voglio mettermi alle spalle una situazione difficile, voglio avere successo, voglio avere esito. È una persona che vuole conquistare o riconquistare. Sulla base di cosa? Sulla base di un profondo orgoglio, amore di se stessa. Quindi il 6 di bastoni mi indica diverse cose in una lettura quando esce. Può indicarmi una persona che vuole conquistare, riconquistare una lei o un lui, o una persona, o vuole avere successo nella conquista di qualcuno. Mi parla anche di una persona che per esempio nelle stese quando esce, se per esempio parliamo di te, la consultante, mi esce un 6 di come stai nell'amore, no? Cosa ti sta per accadere in amore, un 6 di bastone mi parla del fatto che sei tu ad avere un'energia di esserti messa alle spalle conflittualità con un'altra persona e sta per arrivare una persona nuova.
Quindi anche mi parla del fatto che tu ti sei messa alle spalle una relazione conflittuale o comunque sia ti sei messa alle spalle situazioni di tensione, che queste possono essere relative a una persona o altre circostanze. E mi parla anche di orgoglio personale, di voler avere la situazione sotto controllo, di sentirsi vincitori, vincenti. E, più che emozionale questa carta, è una carta di grande amor proprio e di vittoria, quindi anche un po' di ego, va bene? Un po' di ego. E quando esce in positivo questa carta mi parla di un amor proprio personale, una rivincita personale che ti prendi tu, che puoi essere la consultante, oppure c'è una persona col 6 di bastoni che è molto orgogliosa, dipende. Quindi è un po' orgogliosa, oppure una persona che in questo momento ha come priorità il proprio successo personale. Il proprio successo personale a più livelli, può essere lavorativo, familiare, amoroso, il proprio successo personale. Col 6 di bastoni c'è una persona anche che ha a cuore il proprio successo personale, un amor proprio. Quando esce al blocco c'è un po' di orgoglio ad ammettere qualcosa, a fare un passo fuori dall'orgoglio. Ok? Vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli, lui lei sul 6 di bastoni. Cioè una persona molto fiera e orgogliosa, che al blocco può essere una persona anche molto egoista, che non riesce a mettere da parte il proprio ego. Ok. Dipende sempre come vengono aspettati i tarocchi, ragazzi, non ci sono carte negative, positive, cioè dipende come vengono aspettati, è tutto un viaggio. Ok, vediamo un po' cosa ci aggiungono sul 6 di bastoni con gli oracoli lui lei. Ti sogno ogni notte. Qua c'è una persona che con grande passione e orgoglio vuole conquistarti o riconquistarti. Perché? Perché ti sogna ogni notte. Mm? Ti sogno ogni notte, vengo a prenderti la conquista. Vediamo di metterne un'altra sul 6 di bastoni. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Qua c'è una persona che vuole conquistare, sentire addosso il tuo respiro. Ricordiamo il fuoco, il 6 di bastoni. Sa di potercela fare. Ok? Sa di potercela fare, di poterti conquistare o riconquistare, o di poter conquistare o riconquistare la consultante, il consultante. Voglio sentire addosso il tuo respiro, ti voglio mia, mio. Ti sogno ogni notte, vengo a prenderti con grande orgoglio. E molta passione, energia passionale, sessuale, va bene? Ok. Vediamo un po' ancora il 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni mi parla di ostacoli, prima di tutto. Il 7 di bastoni mi parla di ostacoli tra te e una persona, oppure di una persona che sta sulla difensiva e non vuole sentire ragioni, di una persona che è tesa, che sta sulla difensiva e non vuole sentire ragioni. Oppure mi parla di ostacoli che ci sono tra te e una persona, tra la consultante, il consultante e un'altra persona, di ostacoli mi parla, di lotta e di ostacoli. Quando il 7 di bastoni esce al positivo, per esempio rispetto anche a cosa prova per me, in una stesura a croce, no? Al positivo cosa prova? Vuole lottare per te, c'è una persona che vuole lottare per te. Se esce al blocco o comunque se abbiamo un 7 di bastoni tra l'energia tua e di questa persona mi dice che ci sono ostacoli. Se poi se mi escono delle carte positive, rispetto a cosa prova per te questa persona, mi dice che vuole abbattere gli ostacoli, vuole lottare per oltrepassare gli ostacoli per te. Per rimanerci, per stare, ostacoli di varia natura, possono essere, qualsiasi tipo di ostacoli, e anche di difese alte. Questa persona ha messo le difese nei tuoi confronti o tu hai messo le difese, è una carta comunque di ostacoli. Per rimanere più semplici, cosa prova per te? C'è il 7 di bastoni, mi dice che ci sono ostacoli, per esempio, tra te e questa persona, che ci sono difese alte, ok? Delle difese ha messo questa persona, e di lotta, non è delle difese come il 9 di bastoni, che comunque si mettono difese, però si sta sul chi va là, un po' sulla difensiva. Qua c'è proprio, qua c'è una persona che mette le difese e lotta per mantenerle.
Nel 9 di bastoni non si lotta per mantenere le difese, si sta un po' sulla difensiva perché si è stanchi, ok? Però sia il 7 di bastoni che il 9 di bastoni mi parlano anche di una persona che vuole perseverare nell'abbattere eventuali difficoltà. Ok, vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ci aggiungono per completare in questa sede il significato del 7 di bastoni. Per esempio, cosa prova per me? C'è il 7 di bastoni ed è una persona che non sta chiamando, non sta facendo nulla, c'è una persona che sta sulla difensiva, per esempio, che ci sono ostacoli che lo portano a stare sulla difensiva. Poi mettiamo una carta lui, lei e vediamo nella profondità cosa sente questa persona, nonostante abbia messo delle difensive, ok? Vediamo la verità qual è. Sei bella da togliere il fiato. Beh, in questo caso abbiamo una persona a cui tu fai impazzire. E la consultante fa impazzire il consultante. Sei bella da togliere il fiato. Col 7 di bastoni, in questo caso, come lo leggiamo? Rispetto alle spiegazioni che vi ho dato sul 7 di bastoni adesso. Una persona che vuole lottare per te. Una persona che vuole lottare per te, che vuole... ok, voglio abbattere tutti gli ostacoli che ci sono tra me e te. Perché? Perché sei bella da togliere il fiato. Se per esempio non vi state sentendo o c'è questa persona ha messo le difese, no contact, blocco, ok? E esce questa carta qui o esce una carta d'amore con i miei oracoli lui lei, nonostante le difese alte questa persona sente qualcosa di profondissimo e di fortissimo per te. Sei bella da togliere il fiato, mi togli il respiro, c'è il fuoco dei bastoni. Mm? Voglio lottare per te, nonostante ci sia un blocco. Ok, vediamo a metterne un'altra per completare. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Allora qua c'è una persona che sta lottando, che magari ha messo le difese o che ci sono degli ostacoli. Pensiamo a una persona che ha messo delle difese nei tuoi confronti, nei confronti della consultante. Questa persona ha paura di quello che sente per te, perché le sue gambe tremano e crollano le sue corazze davanti a te. Quando ti guarda negli occhi, questa persona crollano le corazze e quindi si difende da quello che sente. Che sia giusto o sbagliato, non sto a fare un podcast adesso, eh. Tutti hanno paura delle grandi emozioni. A volte si scappa, no? Abbiamo avuto a suo tempo prima di risvegliarci. E quindi questo, va bene, nonostante ci sia un contatto, un blocco, c'è le difese alte, può essere anche un blocco telefonico, no? Però sai che succede quando ti guardo negli occhi? Sai che succede quando ti sblocco il telefono? Che se dovessi farti una videochiamata o ti sblocco, le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Mi fai crollare tutto il teatrino che ho messo davanti, questo può anche essere. Oppure abbiamo anche una persona qua che vuole lottare, si è bella a togliere il fiato rispetto a tutte le difficoltà che ci possono essere. Queste difficoltà possono essere di distanza, di altre persone, di non lo so, qualsiasi tipo di difficoltà. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso. 8 di bastoni. L'8 di bastoni sono comunicazioni. Comunicazioni. Chiamate, WhatsApp, chiamate, telefonate, mail, comunicazioni, comunicazioni, comunicazioni. E anche spostamenti, viaggi. Sono comunicazioni che arrivano, tu non te lo aspetti, energia e movimento. L'energia e movimento, tutto il movimento, è un'energia bellissima, l'otto di bastoni che mi parla di comunicazioni, 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 ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo, ok? Mi muovo verso di te, mi sposto verso di te, vengo verso di te. Mm? Vediamo cosa ci aggiungono i miei oracoli lui lei sull'otto di bastoni. Tipo esce l'otto di bastoni e quindi ti sta per chiamare una persona, vuole chiamarti, vuole spostarsi verso di te. Vediamo un po'. Per dire cosa? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora qua abbiamo una persona che vuole parlarti, ricordiamo comunicazioni, comunicazioni, comunicazione, l'otto di bastoni e parlarti. E questa è una persona che vuole chiedere perdono.
Ricordiamo l'8 di bastoni rispetto alla difficoltà del 7 di bastoni, non ci sono più difficoltà. Qua l'energia in movimento, si è sbloccata la difficoltà o si sono sbloccate le difese del 7 di bastoni. L'energia in movimento, tutto energia molto veloce l'8 di bastoni, è velocissima, tutto si muove, tutto si muove, tutto si muove, comunicazioni, comunicazioni. E qua abbiamo una persona che dice perdonami. Rispetto a una persona che è scappata, adesso invece ti parlo. Sono scappato prima, 7 di bastoni, ti ho messo le difese, adesso invece ti parlo e ti chiedo perdono. Ok? Ok. Andiamo a vedere adesso il 9 di bastoni. Allora, come vi stavo dicendo prima sul 7 di bastoni, il 9 di bastoni è una persona che anche qui ha un po' le difese alte, sta un po' sulla difensiva, una persona che ha lottato tanto per arrivare al 9 di bastoni, qua abbiamo una persona con la benda sulla testa, è una persona stanca, una persona che ha un po' di stanchezza, però deve ancora perseverare per fare un ultimo passo per arrivare a un 10. Allora, una persona che sta sulla difensiva, sì. È una persona che sta sul chi va là. È una persona che sta un po' sul chi va là. Non fa particolari azioni. È una persona che sta sul chi va là. Dipende però, adesso vi dico anche l'altra parte. È una persona che sta un po' sul chi va là e osserva. Osserva con della stanchezza addosso. Sono un po' stanco, osservo. Sto sul chi va là, sono stato ferito, 9 di bastoni, c'ho la benda qui, sono stato ferito tante volte, sto sul chi va là, un po' di stanchezza, devo continuare a camminare, devo andare avanti, ho un po' di stanchezza, mi fermo un attimo per riposare. E quindi sto sul chi va là, quindi a livello fattivo il 9 di bastoni è una persona che sta un po' sul chi va là, sta sulla difensiva. Però il 9 di bastoni in positivo, come vi ho detto col 7 di bastoni, quando facciamo le stesure con la croce, il 9 di bastoni a positivo rispetto per esempio a cosa prova per te, indica una persona che vuole perseverare. Non mi arrendo, non mi arrendo, persevero, ok? Persevero nonostante la stanchezza che ho, nonostante sono esausto, va bene? Vediamo cosa ci aggiungono i lui lei sul 9 di bastoni. Magari non c'è comunicazione, sto sulla difensiva perché sono stanco e quindi sto meditandoci sto sul chi va là. Cosa ci aggiungono i lui lei sul 9 di bastoni? Questa è una persona che ti vede ovunque. Allora, ti vedo ovunque col 9 di bastoni. Ricordiamo, stavamo dicendo, il 9 di bastoni è una persona che sta sul chi va là ed è un po' scioccata. Perché? Perché ti vede ovunque. Sto sul chi va là e adesso che faccio? Sto sul chi va là. Perché ti vedo ovunque. Non so come devo fare, mi spaventa un po' questa cosa. 9 di bastoni, ricordiamo una persona che sta un po' sulla difensiva, un po' sul chi va là, e con la carta lui, lei, ti vedo ovunque. Questa cosa mi fa un po' paura, ti vedo ovunque. Ti vedo ovunque. Ok. Fammi andare a mettere un'altra per completare la spiegazione in questa sede. Sì, la momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua c'è una persona che sta sulla difensiva, non si sta sentendo con la consultante e sta un po' sul chi va là, ti vedo ovunque allo stesso tempo sento che quello che è per noi assenza e io ti sento nello spirito. È momentaneo il fatto che non ci stiamo vedendo, il fatto che siamo assenti nel corpo, in questo momento è momentaneo e per me questa assenza nel corpo è eterna presenza nello spirito. Il fatto stesso che non ti sto vedendo o ho messo le difese o stiamo distanti o ci sono un po', c'è stanchezza, ci sono delle difficoltà che mi fanno stancare, non ti sto vedendo, va bene, non ci stiamo vedendo. Questa sensazione di un po' di penuria emozionale sta lavorando dentro di me la tua presenza, in ogni cellula del mio corpo, nello spirito. Ok. Andiamo a vedere adesso il 9 di bastoni, scusami, il 10 di bastoni. Il 10 di bastoni mi parla di pesi che ci si porta addosso. Se il 9 di bastoni è un attimo sto fermo, sto sul chi va là, sono stanco, il 10 di bastoni devo fare un ulteriore sforzo adesso che mi sono ripreso un po' le forze del 9 di bastoni e abbattere un'ultima fase. Quindi il 10 di bastoni mi parla di situazioni pesanti,
Qua c'è una persona che sorregge tanti bastoni, che fa l'ultimo sforzo e l'ultimo passo per andare poi in un nuovo inizio, l'asso l'1, ok? Quindi qua abbiamo una persona che si sta portando addosso una pesantezza, dei pesi. Tali pesi possono essere di varia natura. Possono essere dei pesi riguardanti un non sentirsi, delle situazioni difficili che sono accadute tra la consultante e questa persona, o possono essere situazioni pesanti riguardanti un'altra natura, lavoro, famiglia o una situazione di circostanza che lo stressa a questa persona, che non necessariamente deve essere d'amore, ma che essendo una situazione che lo stressa a livello psicofisico si riversa anche sull'amore. Possono essere denaro, famiglia, una situazione pesante c'è per questa persona, cioè molto pesante. Vediamo cosa ti dice con cosa ci aggiungono il lui lei, gli oracoli, per completare la spiegazione. Il 10 di bastoni. Allora, qua ti dice, quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Questa è una grandissima confessione di una persona che si sta portando addosso il peso, 10 di bastoni, della consapevolezza. Allora, qua c'è una persona che si è separata dalla consultante, non si stanno vedendo e ha cercato di riempire, di colmare quel vuoto che sentiva in 1000 modi, come faceva prima di incontrare quella persona, cioè la consultante. Magari si distraeva, andava al bar, aveva altre amiche o amici, si distraeva così, faceva delle cose che gli permettevano di restare in superficie senza scendere in profondità. Da quando ha incontrato la consultante, questa persona e si è separata, che magari è andata via da questa persona, no? Dalla consultante, ha sentito un vuoto incolmabile che non poteva essere colmato come faceva prima. Perché quello che sente per questa donna o per quest'uomo è talmente profonda la cosa che lo mette faccia a faccia con la consapevolezza. E la situazione di separazione e il fatto che questa persona non può più fare delle cose che faceva prima, che gli risultavano facili per dimenticare una persona, non lo può fare. E quindi questa cosa è molto pesante. Mi porto addosso questo peso, però è un 10, cioè la fine di questo peso, perché prendendo atto di questa consapevolezza farò qualcosa, l'asso c'è dopo il 10, no? Non metto in conto le figure, adesso viene il paggio di bastoni, sto dicendo proprio a livello di numerazione, c'è proprio l'asso dopo, quindi prendo consapevolezza di questo, mi sta pesando, integro il karma e farò qualcosa che ha a che fare con questa consapevolezza ritrovata. Ok, allora, bellissima spiegazione, andiamo a vedere adesso il paggio di bastoni. Allora, il paggio di bastoni mi parla anche qui di comunicazioni, tutti i paggi sono comunicazioni. Il paggio di bastoni mi parla di una persona che è molto interessata a te a livello di entusiasmo, energia anche passionale, sessuale, sensuale. Può essere una persona un po' più piccola oppure un po' più immatura se descriviamo la personalità di una persona con il paggio di bastoni. Però a livello proprio fattivo, concreto, il paggio di bastoni sono comunicazioni, comunicazioni che mi parlano di entusiasmo, di passione, sessualità. Una persona molto interessata a te da un punto di vista proprio di conoscenza. Dai, conosciamoci, sono comunicazioni, non sono concrete quanto il paggio dei denari, che parla e concretizza, è un parlarsi, conoscersi, sono interessato a te, no? È fuoco, quindi è comunque un'energia più meno concreta del denaro, dei denari, no? O delle coppe a livello emozionale.
Per farvi capire la differenza, il paggio di bastoni sono proprio, per farvi capire la differenza vi ho fatto l'approccio con l'esempio con il paggio di denari. Quindi il paggio di bastoni sono comunicazioni, comunicazioni, tutti i paggi comunicazioni, comunicazioni, mentre i cavalieri sono proprio movimento, movimento. Quindi sono comunicazioni di una persona che è molto interessata a te, molto interessata a livello un po' ancora superficiale, un po' più fuoco, diciamo. Non sono le coppe, non sono i denari, ripeto. E vuole parlarti, ha molto entusiasmo nel farlo, è molto entusiasta questa persona. Il fante di bastoni poi parla di nuovi inizi, comunque sia, di una persona che vuole esplorare qualcosa che lo prende da dentro, a livello proprio di curiosità. Voglio conoscere quella persona, voglio scrivergli, voglio fare, sono curioso, sono mosso da una curiosità di fuoco, erotica. Ricordiamo che l'eros è diverso, l'eros ha a che fare con la conoscenza. Come vi ho spiegato in tanti podcast, la differenza tra di eros, no? Eros per i greci era un bambino, quindi il dio dell'amore era un bambino. Perché lo contraddistinguono con un bambino? Perché quando noi ci innamoriamo abbiamo sete di conoscenza o proviamo un impulso di innamoramento, quel fuoco, una sete di conoscenza. Conoscenza di cosa? Conoscenza di se stessi a livello sottile, grazie alla proiezione che l'altro ci fa. Quindi qua c'è una persona che è molto interessata a te perché gli hai acceso qualcosa, ti vuole comunicare. Questa curiosità che gli hai acceso ha a che fare, ovviamente, non faccio, ripeto, un podcast, con la conoscenza di se stessa di questa persona, che tu gli fai da specchio, ha un aspetto di sé. E c'è molto entusiasmo nel conoscersi, nel parlarsi per avere un'opportunità. Mm? Ok, vediamo cosa ci aggiungono i miei oracoli Lulei sul paggio di bastoni. Per completare la spiegazione in questa sede. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Allora, qua c'è una persona molto interessata a te con il paggio di bastoni, che vuole comunicarti, è molto curiosa di esplorare una sensazione bellissima nei confronti della consultante, perché nei tuoi occhi rivede i suoi stessi occhi. Nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa persona la fai sentire a casa e non si sa spiegare perché, è un paggio, è tanto curioso di conoscere, di esplorare, di andare più a fondo a questa sensazione. Mm? Tante volte il paggio di bastoni può anche indicare, quando è al negativo, di una persona immatura che vuole imporre il suo carattere. Un po' come tutte le figure quando sono in negativo, è una persona che non ce la fa facile perché vogliono imporre il proprio carattere senza ascoltare l'altro. Come il re di bastoni, per esempio. Impongo il mio carattere se è al negativo, non al positivo. Al positivo è una persona che lotta per te, ti fa vedere nelle azioni cosa fa. Una persona molto genuina. Quindi qua abbiamo una persona che è curiosa di scoprire, molto interessata a te, non a livello proprio ancora concreto, perché comunque è un paggio, sono comunicazioni, sono cose un po' più superficiali le comunicazioni dei paggi, prima di arrivare a re, regina, ok. Chi vuole parlarti? È interessata a te, è spinta dall'eros, ha curiosità, soprattutto per il fatto che vuole andare a fondo a questa sensazione che prova, ok? Ok, andiamo a vedere adesso. Cavaliere di bastoni. Allora, il cavaliere di bastoni è movimento. Tutti i cavalieri sono movimenti verso cambi improvvisi. Il cavaliere di denari non è cambio improvviso, è lento, ma è comunque un movimento, una concretezza. Il cavaliere di bastoni sono cambi improvvisi, è un'energia all'improvviso che arriva, come il cavaliere di spade. Il cavaliere di spade è un po' di tensione, però arrivo e conquisto. Il cavaliere di bastoni è ti prendo e ti porto via. È un po' così, forte energia passionale, sessuale, sensuale col cavaliere di bastoni. Sono dei cambi. Vuole un cambio che ha a che fare con una natura istintiva. Una natura istintiva, d'istinto, voglio fare questo cambio, arrivo all'improvviso, tu non te lo aspetti col cavaliere di bastoni. È molto istintiva come natura, seguita dall'impulso, cioè mossa dall'impulso. Quindi parla di movimenti
movimenti, cambi dovuti a dei movimenti concreti. E quindi forte passione, sensualità. Quando il cavaliere di bastoni è al blocco, è una persona intermittente, che va e che viene. E può essere, se sta al blocco, può essere che ci siano delle divergenze perché questa persona agisce di impulso e non ragiona. Va bene? Dipende ovviamente dalle stese. Quindi agisce di impulso, non ragiona, e quindi questo carattere, il fatto che agisce di impulso, non ragiona, un po' vado, un po' vengo, oppure agisco di impulso, ci possono essere dei litigi perché agisco di impulso, può generare della tensione. Ok, quindi dipende sempre da come vengono aspettate le carte, se è al positivo, se è al negativo, rispetto a cosa prova per me. C'è un cavaliere di bastoni, forte passione, forte passione. Da cosa è accompagnata questa forte passione? Tant'è che è forte passione, però allo stesso tempo ci saranno dei movimenti che ti fanno capire questa passione. Andiamo a vedere cosa ci aggiungono i miei oracoli lui-lei sul cavaliere di bastoni. Cosa ci aggiungono sul cavaliere di bastoni? Tu sei l'amore, quindi qua abbiamo una persona che agisce d'impulso, facendo un cambio nei confronti della consultante, mossa dall'impulso, dalla passione, però che ha capito che tu sei l'amore. Cioè, qua c'è una, come se fosse uscita qua la regina di coppe o un re di coppe, va bene? Tu sei l'amore. Abbiamo detto che qua abbiamo il fuoco, qua abbiamo le coppe, le emozioni. Questa persona è mossa non solo dall'istinto, dall'impulso, ma anche dall'emozione. Tu sei l'amore, va bene? Mettiamone un'altra per completare la spiegazione in questa sede. Ecco qua. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Volevo proprio una carta in negativo per spiegarvi il cavaliere di bastoni come si può leggere al negativo anche. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Allora, qua c'è una persona che è contraddistinta col cavaliere di bastoni, in cui andiamo adesso a spiegare la connotazione negativa, tra virgolette. C'è una persona qui che ha fatto qualcosa, se l'ho fatto c'è un motivo, non pensar male di me. Può essere aver agito di impulso e aver sbagliato, va bene? Aver agito di impulso, oppure avendo agito di impulso, o aver agito di impulso e quindi ha sbagliato e si rende conto di questo. Ricordiamo che prova un'emozione per la consultante, importante. Oppure ha avuto un'energia di intermittenza, di vado, vengo, agisco proprio per impulso, faccio quello che voglio, agisco, vado, vengo. Non pensar male di me. Se l'ho fatto c'è un motivo. Qua poi ovviamente il motivo si va a chiarire con una stesa generale, no? Però anche qui già lo possiamo vedere con questa carta tu sei l'amore dei miei oracoli lui lei. Che vuol dire? Qua c'è una persona che se viene contraddistinta col cavaliere di bastoni, se non vengono messe altre carte, è una persona più immatura a livello emozionale, però che grazie ad aver conosciuto la consultante si è messo in contatto con la sua parte più profonda, tant'è che questa cosa gli fa dire tu sei l'amore, ti ho riconosciuto. E allora sono magari scappato, ho energia di intermittenza, ho agito di impulso perché non riesco a controllare le mie emozioni ancora, non sono un re, il re di bastoni per esempio, o un re di coppe. Tutti i re controllano le proprie emozioni, ok? Quindi non sono ancora un re, cioè non sono ancora, non riesco ancora a controllare le mie emozioni, agisco d'impulso, sono un po' come un po' preso alla sprovvista. Mm? Quello che provo per te mi ha preso alla sprovvista, l'emozione che ho provato per te mi ha preso alla sprovvista. Quindi non pensare male di me, c'è un motivo, il fatto che non sono ancora maturo emozionalmente. Però grazie a te mi hai messo in contatto con la mia parte animica e sto maturando, tu sei l'amore. Va bene? Oppure una persona, ripeto, che ha agito di impulso per qualcosa e vuole chiedere scusa. Va bene? Ok, andiamo a vedere adesso. Regina di bastoni. Allora, la regina di bastoni è una donna splendida, con un grande potere seduttivo, grande potere magnetico. Qua abbiamo anche il gattino nero.
è una persona che ha tutto sotto controllo con la sua magia. È una persona amata, ammirata, ehm, seducente, una persona che seduce, magnetica, una persona maga, seducente, che sa sedurre. ehm, e la regina di bastoni è colei che ha la situazione sotto controllo, cioè si fa quello che dico io e lo sa bene, c'è anche il sorrisetto qua, ok? Quindi ha tutto sotto controllo. La regina di bastoni è colei che suscita una grande seduzione negli altri, grande passione, grande fermento. Nel cosa prova per te, se esce cosa prova per te, c'è la regina di bastoni, per esempio, un grande potere erotico e sessuale, va bene? Qua c'è una persona che se esce la regina di bastoni è colei che ha un grande potere seduttivo, erotico, seducente, magnetica, va bene? Mm. Se esce per te questa carta è come se tu avessi tutto sotto controllo. La ultima parola è la tua rispetto all'amore, l'ultima parola è la tua. Vediamo un po' cosa ci aggiungono i miei oracoli lui lei sulla regina di bastoni. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Allora, qua c'è una persona che vuole fare un cambio, mutamento, ok? Un cambio d'amore. Rispetto a chi? Rispetto a te, regina di bastoni. Rispetto alla consultante. Una persona che vuole fare un cambio nei tuoi confronti rispetto a te che ti vede come seducente, magnetica, enigmatica, cioè sei quasi, non dico irraggiungibile, però sei colei a cui si ambisce. Mm? Vuole un cambio con te. Qua ci sei anche tu come consultante che l'ultima parola è la tua. E quindi se c'è una persona che vuole un cambio con te, l'ultima parola è la tua, regina di bastoni. Mm? Ehm, è possibile anche qui che tu, grazie anche a un lavoro interiore che hai fatto, hai preso le redini in mano della tua vita e ti sei rimessa sul trono come regina di bastoni e quindi hai tutto sotto controllo. E, e diciamo può arrivare questa persona che vuole un cambio con te, ripeto, l'ultima parola è la tua. La regina di bastoni poi mi indica anche quindi colei che sa esattamente quello che deve fare, che ha in mano la situazione tutto sotto controllo. La regina di bastoni al blocco mi può indicare anche un'altra donna. Dipende, ragazzi, ovviamente con una sola carta non lo possiamo vedere questa cosa, però può indicare anche un'altra donna. Però può indicare anche se per esempio in una stesa d'amore dove sei tu la protagonista, non c'è nessuno, o comunque sia rispetto all'altro fuori da te, che può essere una persona che già conosci, oppure non c'è nessuno e arriva una persona nuova e tu stai al blocco, è come se tu avessi perso la pazienza. Nel senso, non hai perso la pazienza come la regina di denari, cioè è come se stai un po' indispettita rispetto a qualcosa. Mm? Stai un po' indispettita o non hai voglia, no, di metterti in gioco se tu stai al blocco, no? Non hai voglia di metterti in gioco, non senti passione, non senti entusiasmo. Un po' questo è. Vediamo un po' cosa ci aggiungono. Cioè, la regina dei bastoni al blocco, se per esempio contraddistingue te in una stesa, è come se non hai voglia di fare sforzo, impegno rispetto a quella cosa, rispetto a quella persona, oppure che sei stanca, oppure sei stanca perché sei indispettita, ti sei arrabbiata. La regina dei bastoni al blocco è anche colei che è arrabbiata, va bene? C'è il fuoco al blocco, sono arrabbiata, E magari qua c'è una lei che è arrabbiata, che una persona gli chiede scusa e tu hai l'ultima parola. Mm. Cos'altro ci aggiungono? Vedi? Qua abbiamo ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua c'è una persona, come ti ho detto prima, essendo seducente, magnetica, enigmatica, bellissima, attraente, la regina di bastoni, c'è una persona che ti vuole tutta per sé, non vuole fare errori perché troppi aspettano un suo errore per averti. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua c'è una persona che si dà conto del tuo valore, regina di bastoni,
di chi sei sessualmente, eroticamente, seducente, magnetica, bellissima, ok? Ed è molto geloso, non vuole che gli altri ti prendano e quindi non vuole fare errori con te, perché sa che se fa errori sei tu che hai l'ultima parola e lo mandi a benedire, cioè, ok, gli volti le spalle, la regina dei bastoni ha tutto il potere nelle mani, ok? Mm. Andiamo a vedere adesso, per ultimo, il re di bastoni. Allora, il re di bastoni è una persona che vuole dimostrare impegno, sforzo, è una persona molto generosa, una persona che è un re, quindi il cavallo di bastoni prima è diventato un re, quindi è una persona padrona dei propri istinti inferiori e sa usare il proprio essere con magnanimità, il re di bastoni è una persona molto genuina, va bene? Che è molto passionale, genuina, ma è un re, quindi è una persona di spessore. È una persona che mette sforzo e impegno nella dimostrazione, dimostrare con i fatti che ci tiene, che vuole fare cose insieme a te, una persona che prende le situazioni in mano e fa cose per dimostrarti che ti ama, che ci tiene, va bene? Quindi è una persona che prende in mano la situazione e fa cose, fa azioni per dimostrarti che ti ama, che ci tiene, che vuole stare con te, che va bene? E quando il re di bastoni è al blocco, come ti stavo dicendo prima, è una persona che non te la sta facendo facile col suo carattere. Quando un re di bastoni è al blocco, può essere una persona che col suo carattere, che vuole farti le cose come dice lui, oppure è una persona che è più inflessibile, si fa come dico io, perché così molto infuocata, molto accesa, però sta al blocco. Quindi una persona che non te la fa facile a livello comunicativo, non te la sta facendo facile. Questo è uno dei blocchi. Un altro dei blocchi, quando il re di bastoni è al blocco, mi parla di una persona che gli manca il coraggio, che è il fuoco, un po' come la forza, no? Il coraggio di fare delle azioni. Quando per esempio nel nostro stesure lo mettiamo al blocco, esce al blocco il re di bastoni, è una persona che gli manca il coraggio per fare delle azioni. O gli è mancato il coraggio fino a quel momento. È pur sempre un re di bastoni, il significato della carta rimane sempre. Dipende da dove è posizionata la carta, se è negativo, se è positivo, va bene? Quindi il re di bastoni comunque è una persona che mette sforzo, impegno, ti dimostra con i fatti che ci tiene. Ehm, Può essere una persona, ripeto, che si sta al blocco, non te la fa facile con il suo carattere. Bisogna sempre aggiungere pure un'altra carta per vedere con i tarocchi perché non te la fa facile, ok? Vabbè. Adesso ci stiamo aggiungendo i miei oracoli, lui, lei. Vediamo questo re di bastoni che mette sforzo e impegno nel dimostrarti le cose, ok? Vediamo un po' cosa ci aggiungono per completare la lettura, il significato del re di bastoni in questa sede. Anche qui ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Ok, e ci è uscita con la regina di bastoni. Ricordiamo, re e regina di bastoni sono una coppia che se la intendono a livello proprio di energetico, sessuale, passionale. Sono due persone che se la intendono sotto il profilo passionale, sessuale, di fuoco. Il fuoco ci si intende, sono compatibili sono molto compatibili da un punto di vista proprio di fuoco, ok? E essendo compatibili, quando litigano possono anche infuocarsi, ok? Allora, qua c'è un re che dice, un re di bastoni che sa esattamente cosa fare per dare alla sua regina o al suo re, insomma, tutto quello che serve affinché possa stare con lei, trattarla bene, farla sognare, ricordiamo il re di bastoni fa azioni, fa proprio delle azioni che permettono alla controparte di sentirsi bene, al sicuro, gioiosa, va bene, soprattutto gioiosa perché è passione, è fuoco, è vita, ok. C'è una persona che è consapevole del fatto che se sbaglia, se sbaglia, qualcun altro ti prende. Mm? Ok. Vediamo un po'.
Mettiamone un'altra. Solo tu mi fai sentire così. Qua c'è una persona che, come lo fai sentire questa persona? Lo fai sentire come un re di bastoni, cioè come una persona di fuoco. Lo fai sentire vivo a livello passionale, sessuale, a livello di... ma non è solo sessuale e passionale, perché la passionalità, la sessualità ha a che fare con l'energia creativa. Tutti i bastoni hanno a che fare con l'energia creativa. Non l'ho detto all'inizio, mi sono dimenticata. Lo dico adesso, hanno a che fare con l'energia creativa, cioè solo tu mi fai sentire così, cioè tu mi fai sentire vivo, tu mi fai sentire con la voglia di creare, di fare, creare qualsiasi cosa, creare un'opera, creare oppure fare il mio lavoro con più entusiasmo e molto entusiasmo, solo tu mi fai sentire così. In questo caso com'è che lo fai sentire Re di Bastoni? Vivo, acceso, sotto il profilo creativo, sessuale, sensuale e passionale. E quindi ricordiamo però, se esce Re di Bastoni, è una persona che vuole mettere, che farà azioni di sforzo e impegno nei tuoi confronti per farti sentire viva, per far... È una persona che non si perde in chiacchiere, Re di Bastoni, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, anche per oggi è tutto. Mi sono ripromessa, ripeto, e me lo ripeterò, di non analizzare completamente tutta la simbologia della carta perché volevo darvi informazioni semplici, dirette e concise affinché voi poteste avere una visione quantomeno chiara inizialmente e poi approfondire con i vostri studi, ma anche soprattutto con le stesure che facciamo durante la settimana nel canale. Va bene? Da lì potete proprio vedere applicato tutto quello che vi ho detto. D'accordo? Detto questo, io concludo qui, vi ringrazio dal profondo del mio cuore, vi abbraccio tutte e tutti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!